Benissimo, sempre in tema di attrezzature per fare il mitico studio di registrazione, spero di riuscirci in tempi abbastanza brevi. Ancora non è arrivato il pezzo forte, ovvero quello che permette poi di fare lo studio di registrazione, quindi la fotocamera. Però è arrivato, come vedete, un pezzo della fotocamera, anzi un accessorio della fotocamera importantissimo. Che cos'è? Lo vediamo più da vicino. È proprio il microfono della Sony. Questo qui è l'ECM W2 Bluetooth, che praticamente permette di parlare e quindi registrare l'audio attraverso l'hot show della macchina fotografica senza collegare un cavetto, ma abbiamo anche questa possibilità di farlo. Però con la macchina fotografica che andrò a prendere praticamente si potrà fare questa operazione senza dover collegare un cavetto, ma basterà inserire il ricevente e questo è il trasmittente. Ci sono diverse modalità di utilizzo, ora ve lo faccio vedere senza naturalmente utilizzarlo, perché può essere utilizzato anche con altre apparecchiature. C'è il dead cat, ovvero il gatto morto, eccolo qua, che si attacca praticamente in maniera tale da poter utilizzare questo importante accessorio anche, quindi miglioreremo tutto, sia l'audio che il video, vedremo naturalmente, ancora non l'abbiamo potuto fare. E qua dentro c'è il microfono, ma come vedete c'è anche l'accessorio che vi dicevo, utile per poter utilizzare questo microfono con altre macchine fotografiche oltre per quella alla quale è destinato, ed un cavo micro USB per poter fare la ricarica. Poi qua ci sono tutte le istruzioni, una caterva di istruzioni, eccole qui in pratica, che ci spiegano come funziona. Io già ho visto molti video, quindi più o meno so già come funziona. Lo andiamo a vedere da vicino, poi ve lo farò vedere in funzione e vi farò sentire anche come si sente. Eccolo qui, perfetto. Praticamente questo sono la trasmittente e la ricevente Sony. C'è il mic output, come vedete qui, questa è la porta per la ricarica. Questo si ricarica anche attaccandolo alla macchina fotografica, poi sganciando questa qui, questa andrà alla macchina fotografica nella slitta a caldo. Può registrare sia lui, quindi come vedete è fornito di microfono, e ci sono le luci per vedere se è connesso alla trasmittente e la quantità di carica, quindi se sta funzionando. Possiamo poi digitale, che significa che vedete già acceso quando lo attacchiamo alla sua macchina fotografica, quello per la quale l'ho preso, oppure analogico, che comunque si accende quando andremo ad attaccare il cavetto, ovvero questo qui. Eccolo qua, perfetto. Quindi qualsiasi altra apparecchiatura dotata di ingresso audio, perfetto, lo possiamo spegnere. Come vedete qua abbiamo sostanzialmente il microfono, quindi questo, oppure possiamo fare il mix, quindi fra questa qui che è anche dotata di microfono e il microfono esterno, oppure solo questo qui, il ricevitore, ed abbiamo praticamente più possibilità di settare. Perfetto. Poi qua naturalmente abbiamo anche il jack e due led per vedere se è linkato oppure no. Lo possiamo accendere e vediamo che si accende naturalmente. Proviamo a linkarlo, quindi ad accendere anche questo qui digitale, vediamo un po' se si linka. Perfetto, praticamente è linkato in questo modo e non ci resta che andarlo a provare. Quindi abbiamo preso quest'altro importante accessorio. Benissimo, spengo, ecco fatto, e qua abbiamo la clip e tutto quello che serve per poterlo mettere sia con il lavalier, inserendo qui il nostro microfono praticamente, e abbiamo un attrezzo che ci permetterà di registrare un audio più pulito anche distanti dalla fotocamera. Adesso abbiamo tutti gli attrezzi per potervi far vedere come funziona questo microfono wireless. Eccolo qua.
il Sony che abbiamo appena unboxato. C'è anche finalmente la videocamera, la fotocamera, la ZV-10, l'avete vista già nel video, vi metto il link qua sotto naturalmente. E qui il funzionamento è molto semplice, vi faccio vedere poi anche come si sente, ascoltare come si sente anche all'esterno. Praticamente si attacca qui il ricevente, eccolo qua sulla fotocamera, questo qui è l'attacco hot shoe, quindi a caldo, si accende, ok, e immediatamente, senza fare nessun tipo di impostazione, tranne che ad esempio vedere i livelli audio, la fotocamera riconosce il microfono. Ecco qua, mettiamo nella modalità video e come vedete già inizia praticamente a registrare. Questo qui però è l'audio della fotocamera. Adesso lo andiamo ad accendere e lo mettiamo su digital perché è attaccato qui e non con il cavetto. Ed in questo momento, se selezioniamo ricevente, come abbiamo visto qua, e non il microfono esterno, stiamo registrando da qui. Infatti se andiamo a tappare sul microfonino, vediamo praticamente che si alzano le barrette. Se vogliamo collegare invece il nostro microfono wireless, vi faccio vedere poi come funziona anche all'esterno e a distanza, basterà accenderlo. Come vedete le due lucette blu segnalano che sono già linkati. Qui andremo a selezionare microfono, ecco fatto, e poi ci basterà praticamente impostare il livello 0 dB, meno 10 dB oppure meno 20 dB. Io l'ho messo a meno 10 dB perché mi sono accorto che è il volume con il quale conviene andare a registrare. Ok, andiamo a vedere le due barrette, queste qui, e ci possiamo accorgere che tappando sul microfono, come vedete va anche in clipping, praticamente abbiamo la registrazione da qui, da questo microfono. Molto semplice, lineare, e permette delle registrazioni davvero ottime. Ora vi faccio ascoltare come si sente da qui. Prova 6 sa. Questo è come si sente il microfono wireless della ZV-10, il Sony che vi ho fatto appena vedere unboxato. Eccolo qui. E ora vi faccio sentire come si sentono invece i microfoni solo della ZV-10 senza il microfono wireless. Il microfono è stato tolto e spento e questi sono i microfoni della ZV-10, come si sentono. Ok. Quindi vi ho fatto sentire le differenze, vi faccio sentire anche come si sente all'esterno e questo qui è il nuovo microfono per la ZV-10 che sto utilizzando già in molti video, li avete già sentiti. Questo è il cosiddetto gatto morto che si applica qui. Adesso andremo a vedere come funziona con il vento, eccolo qua, e questo qui è il cavetto che serve per attaccarlo ad altre apparecchiature che non sono Sony e che non ricevono in digitale. Basta praticamente, scusate, questa qui è la ricevente, andare ad aprire qui, si attacca, abbiamo il mini jack e poi questo qui si va ad attaccare. Ad esempio, se questa non fosse una macchina che riceve ma riceve solo in analogico, basterà fare così e andremo praticamente a collegarlo in modo tale da avere l'audio da qua. Perfetto. Questo qui è il microfono wireless con il quale sto registrando la maggior parte dei video unboxing e dei video che ci sono praticamente sul canale relativi a quello che è il Provati per voi. Andiamo a vedere come funziona all'esterno. Vi faccio vedere adesso la posizione con la quale va tenuto il mulinello a tamburo fisso, che è questo qui sostanzialmente, con le canne da spinning, quindi non un rotante ma il mulinello a tamburo fisso. C'è una cosa prima di partire che devo dirvi: l'artificiale in questo caso è un artificiale che diciamo è sul range della canna, quindi nel range di lancio della canna. Questo qui è un 30 grammi, la canna lancia più di 30 grammi e quindi possiamo utilizzare tutta la forza necessaria e la potenza dell'attrezzo
la sua elasticità per caricarla al meglio. Quindi sostanzialmente questa canna ci permetterà di lanciare le esche nel suo range non al di sotto e non al di sopra, con lanci precisi e potenti. Gran parte del lavoro lo fa anche il mulinello con, abbiamo visto,